Ci sono momenti in cui all'improvviso dentro di noi scattano i cosiddetti trigger, quelli che in italiano vengono definiti come un innesco, come una bomba, perché dentro di noi ci fa scattare letteralmente qualcosa, un sentimento che può essere la rabbia, l'invidia, la gelosia, la tristezza. E oggi voglio infatti spiegarti come ho compreso che in realtà i trigger, che sono sempre visti un po' come una cosa negativa che bisogna subito lavorarci perché se no non c'è una crescita interiore, non c'è qui, non c'è là, in realtà ho scoperto che sono veramente molto utili a conoscere se stessi ma anche i propri desideri. Ed infatti, soprattutto quella che è l'invidia o la gelosia possono aiutare a capire i propri desideri, perché nascono proprio dal desiderio di avere quello che hanno gli altri. E oggi infatti ti voglio spiegare in che modo puoi utilizzare questo sentimento che è la gelosia e l'invidia in maniera positiva per aiutare te stesso a cambiare la tua vita. Ciao, sono Cecilia e ho passato tanti anni della mia vita a studiare i miei traumi per poterli trasformare in consapevolezza. Oggi ti racconto una storia di vita interiore affinché tu possa sciogliere i tuoi nodi interiori. Oggi parleremo di un argomento abbastanza particolare, per cui molte persone non accettano assolutamente l'invidia e la gelosia, che poi è quello che è il costrutto della società. Io sono sempre stata una persona invidiosa e gelosa ed è difficile ammetterlo, però non è mai stata cattiva, nel senso ovviamente c'è i livelli di gelosia e di invidia cattivi e molto esagerati, che non è questo il contesto di cui io parlerò, perché io mi riferisco a un'invidia e una gelosia che oggi la definirei sana in realtà. Perché? Sono sempre stata cresciuta che l'invidia e la gelosia fosse il sentimento più brutto sulla faccia della terra, che non bisogna assolutamente provarlo, quando in realtà lo proviamo tutti, perché lo proviamo tutti, e a volte è deleterio letteralmente per se stessi. Però da qualche giorno ho scoperto che in realtà non è poi così negativa. Perché dico questo? Perché in realtà è proprio l'invidia e la gelosia che ci permettono di conoscere meglio noi stessi e i nostri desideri più inconsci. Io quando ero piccola ero tanto invidiosa e gelosa delle altre persone, soprattutto per il costrutto familiare che mi portavo dietro. Per come ho detto nel video della sindrome dell'impostore e poi anche nel video del senso di colpa, mi sentivo sempre sbagliata, non mi riconoscevo perché mi dovevo sempre basare sugli altri. Infatti, se voi vi ritrovate in questo, andate a vedere almeno il video della sindrome dell'impostore, perché lì vi spiego alcune cose e magari vi ci ritrovate. Quindi, tornando al discorso della gelosia e dell'invidia, lo ero molto. Poi con il tempo è andata a diminuire tantissimo, perché poi io comunque ho iniziato anche a conoscere me stessa, a sapere quello che volevo, che non volevo. Mi sono creata un'identità, che però anche lì vi consiglio di andare a vedere la religione familiare, come la chiamo io. Qualche giorno fa stavo appunto leggendo di questa cosa, dell'invidia, delle gelosie e dei trigger, di come in realtà queste due emozioni siano seriamente utili, perché applicandole effettivamente su di me mi sono resa conto che molti desideri che io volevo, quello che io voglio manifestare e che voglio diventare anche come persona, da una parte l'invidia e la gelosia mostravano appunto i miei desideri, quello che io volevo diventare, perché stavo seguendo un corso sulla manifestazione, perché appunto sto passando un periodo per cui non so chi sono e quindi non riesco a capire cosa mi piace adesso, quali sono i miei desideri, eccetera, eccetera, perché ho dovuto buttare letteralmente nel cesso la Cecilia di prima e quella di adesso non sa più chi è, perché per tantissimi anni, più di 10 anni, si è adattata a quella che è la religione familiare che vi ho detto prima. E quindi eliminando tutto quello c'è il vuoto, io non so più chi sono. E quindi stavo seguendo questo corso, in realtà non per la manifestazione, per la legge d'attrazione, eccetera, mi sono sbagliata, questo corso su il ritrovare se stessi. E questa persona infatti parlava del fatto che per ritrovare se stessi
la guida più utile era proprio quella di seguire l'invidia e la gelosia. E io lì dico, ma come? L'invidia e la gelosia sono sempre state viste dalla società soprattutto come la cosa più brutta sulla faccia della terra, come anche i 7 vizi capitali, santa Madonna, non si può assolutamente, no, no, l'invidia poi. Dico, ma dico, cavolo, io l'ho sempre provata e mi dice così, allora ero già a cavallo anni fa. E invece effettivamente era vero, perché poi io mi sono chiesta, allora, un attimo, io adesso, facendo da youtuber, vorrei tanto poter farlo come un lavoro questo, poter veramente aiutare le persone, più persone possibili. E quindi seguo alcune youtuber e le invidio in maniera sana, nel senso che dico magari potessi arrivare al loro livello. Oppure magari qualche scrittore, dico Madonna, come Gianluca Gotto, magari potessi arrivare ai livelli di Gianluca Gotto, ma così come anche gli scrittori, cioè vedo scrittori che sono diventati importanti, che hanno aiutato tantissime persone con i loro libri ed è la stessa cosa che vorrei fare anch'io. E allora lì, piano piano, si è instillata questa cosa del desiderio. E quindi effettivamente la mia invidia sana nei confronti di queste persone ha descritto in me i miei desideri, cioè il desiderio anche di fare video in un certo modo, che ancora però quello devo capire, e quindi ho iniziato a scrivere i miei desideri e quindi questo da una parte ha iniziato a farmi capire determinate cose su di me. I trigger che scatenano l'invidia e la gelosia mi aiutano a capire il perché io non riesco a raggiungere quei livelli di youtuber. C'è stato un lavoro mentale inconscio dei miei genitori per annullare determinate situazioni, determinati lavori, soprattutto per poter ottenere una certa stabilità, un equilibrio. Se vi interessa andate a vedere il video perché sicuramente vi ci ritrovate anche voi, magari per altri contesti, ma vi ci ritrovate. Ed è per questo che io non riesco a manifestare quello che voglio. Sono ancora a metà strada, però è stato abbastanza scioccante e impattante. Quindi, quando voi provate una sana gelosia, una sana invidia, anche nei confronti di una relazione per cui voi desiderate avere quella persona, che però sta in un'altra relazione, non significa in realtà che voi volete veramente X. Voi volete le caratteristiche di X. Magari per voi però la persona più adatta è Y. Voi invidiate, magari caratterialmente anche una persona, perché dentro di voi in realtà vorreste veramente diventare in quel modo e in realtà poi sotto voi lo siete. È il costrutto che c'è stato dietro della famiglia che vi impedisce di arrivare lì. Quindi se voi non sapete chi siete, oppure siete in un momento in cui avete visto un video della legge d'attrazione, della manifestazione, quello che volete, e però non sapete quali desideri a voi piacciono, pensate a quando provate invidia e gelosia nei confronti di un lavoro, di una persona, di un'amicizia, qualsiasi, e scrivete io oggi ho provato invidia perché quella persona si è potuta comprare la borsa dei Gucci e io no. Se voi prendete un quaderno e iniziate a scrivere queste cose, vi renderete conto di tutti i desideri che voi avete e che rinunciate perché c'è dietro un costrutto che voi nemmeno vi rendete conto, che vi impedisce di raggiungere quello che volete. Io ci scommetto quello che volete. Perché se voi vi mettete giù, primo trovate i desideri e secondo capite anche perché non riuscite ad ottenere quello che volete. Ripeto, non seguite queste due emozioni e scoprirete tantissime cose di voi stessi. Lo so che sembra difficile, perché veramente la società, l'invidia e la gelosia è come la peste bubbonica, cioè va debellata. Ripeto, quella malsana, quella che porta le persone a livelli estremi di cattiveria nei confronti del prossimo, quella è ovvio che va bannata, quella veramente va distrutta a livello come la peste bubbonica o la febbre spagnola o il Covid, cioè proprio va annientata quella, perché quella è proprio deleteria per se stessi e per gli altri. Una sana invidia e gelosia, che ripeto può essere il voler avere la borsa di quella persona, la macchina, il lavoro. Spero che voi lo mettiate in atto,
che voi prendete atto di quello che vi scatena, perché questo vi aiuta a trasformare letteralmente la vostra vita. Non è una cazzata, è veramente così. Provateci per credere. Detto questo, io spero che il video vi sia stato utile, che vi aiuterà anche in futuro nell'elaborazione dell'invidia e della gelosia, per aiutarvi, perché a sto punto, visto che ci fa provare tanta rabbia, utilizziamolo in maniera positiva, che affinché ci aiuti a trasformare noi stessi in meglio e ottenere quello che vogliamo, no? Io per oggi ho concluso. Segui il canale per non perderti tutti i prossimi video. Io ti aspetto qui ogni lunedì.